In the shadow of the Vatican are the dark secrets that Italy itself has buried. Pure il vescovo ha minacciato i miei genitori di non dire niente perché sarebbe stata la parola loro contro quella dei preti. Clerical sex abuse of minors believed to be extensive but undocumented. There is a lot of resistance in the system of society in Italy to talk about it, even to talk about it. Italy has the world's highest number of priests and the seat of the Catholic Church in its backyard. But it's not faced up to its sins, hidden away by a veil of secrecy. Ma lei è un pedofilo? Questo è quello che dice lei. Grazie del vostro lavoro. La vittima. Arrivederci. For many Italians, the church is as central to their culture as the family. More than 80% here identify as Catholic. Children embraced by it from baptism, and it can seem an unchallengeable authority. Judging by other countries that have confronted abuse, it's thought there could have been hundreds of thousands of such crimes committed here. We've set out to discover how they've been concealed. Well, the culture of silence around clerical sex abuse in Italy means that it's very hard to find victims or survivors, as they call themselves, willing to speak. But we've tracked down one not far from Rome who says he was abused for 16 years by a priest, starting at the age of 8. He's never spoken to the media before, but now he's willing to talk, and we're off to meet him. In questa intervista ritorno dietro The man we'll call Mario requested we hide his identity and not ask him directly about the details of his abuse. It revolves around this priest, Gianni Becchiaris. The case documents allege in graphic detail how he raped Mario for years, using his power to prey on the young child, destroying him physically and emotionally. Mario was terrified into silence and submission, his parents unaware of what was going on, naively proud that an important man of the cloth would value their son. Questi abusi, quando ero molto piccolo, mi venivano fatti in sacrestia, nella sacrestia proprio della chiesa. Mano a mano che crescevo, lui azzardava a dire ai miei genitori se potevo andare a dormire la notte a casa sua. I miei genitori acconsentivano quando io pregavo sempre che magari non acconsentissero a una cosa del genere, invece loro acconsentivano. Ma io avevo talmente tanta paura che non ce la facevo neanche, e tanta vergogna che non ce la facevo neanche a parlare a quell'età con mio padre e mia madre di una situazione del genere. Ovviamente mi veniva detto che era un segreto e veniva messo sempre al primo posto, era un segreto tra me, lui e Gesù. Quella era una schiavitù sessuale a tutti gli effetti. Che cosa ha rubato il prete da te? L'anima buona che ero. In alcune occasioni, quando mi incastro, sembro il diavolo a quattro, sembra che dentro di me c'è il diavolo. The trauma led him to drugs, psychological collapse, and repeated suicide attempts. It took years to open up to a therapist, which helped him settle down with a wife and son. Il periodo più tenebre è quando non c'avevo la famiglia. Bene o male, so che mi devo dedicare a loro, perciò tutta questa situazione la sto mettendo molto da parte. E gli incubi, sì. Tu ci credi che io la notte, i miei sogni di notte sono le guerre, con i Kalashnikov in mano e le bombe a mano.
guerra. Mario tried to seek justice, approaching Becchiaris' superior, Bishop Ambrogio Spreafico. He began a first court process led by the Vatican's Congregation for the Doctrine of the Faith under religious or canon law, the way the Catholic Church deals with problems internally. Mario saw it as a whitewash, a system swinging into place to protect the abuser. Io chiedevo soltanto che lui fosse spogliato dei suoi abiti, non fosse più prete. We've got hold of the judgment from the canon law trial convened by Bishop Spreafico, which recognized Becchiaris' guilt, adding that while the priest disputed some details, he confessed the abuse took place. He even paid Mario 112,000 euros as a sort of damages. But the panel did not dismiss him as Mario requested. Instead, they banned him from working with minors for life. Comunque pure il vescovo ha minacciato i miei genitori di non dire niente perché sarebbe stata la parola loro contro quella dei preti. Feeling betrayed by every part of the church institution, Mario and his lawyer tried an alternative legal route, this time through Italian criminal justice. The documents that we've obtained from this trial show judges concluded there was no doubt about the veracity of the accusations, but ruled a trial couldn't proceed because, under Italy's cumbersome legal system, the crimes had expired under a time limit or statute of limitations, which has allowed countless other sex abuse cases to go unpunished. Le persone che sono state abusate da bambine hanno tempi di elaborazione dell'abuso sessuale molto lungo, possono avere un tempo di elaborazione prima di tirar fuori il loro passato, quindi prima di togliere il blocco a questa rimozione. Italian law is currently being reformed so the statute of limitations can no longer be used to string out or obstruct a trial. But the reform doesn't apply retrospectively. Mario's lawyer says the deeper problem is with Italy's constitution and the 1929 Lateran Pact. Signed by Mussolini, the treaty gave the Vatican legal autonomy from Italy. With it, the clergy has recourse to Vatican law over that of Italy, in effect shielding them from Italian justice. Noi siamo un paese a sovranità limitata e questa limitazione di sovranità la paghiamo tutti i giorni, la pagano le vittime di abusi sessuali per prime. Pope Francis has brought in some reforms to tackle the issue, abolishing, for example, a rule called pontifical secrecy that was used to hush up sex abuse. Celebra la prima giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. And announcing this recent initiative for those who suffered. Many, though, say it's too little, too late. I've come to Rome's Pontifical University, where a specific course on the topic brings together theology students from around the world. Well, these kinds of initiatives are a direct attempt by the Catholic Church to address the scandal of clerical sex abuse that has torn through it over the last few years. A diploma teaching students about safeguarding abuse victims. But the really interesting thing here is that among the student body there are 17 nationalities represented, but no Italians, and that in itself speaks volumes. And that tallies with the fact that in Italy there are no official figures on sex abuse, something that troubles the man leading the university course, Father Hans Zollner, who's also on the Vatican's Commission for the Protection of Minors. From all the reports we have, from France, from Germany, from the UK, from the United States, from Australia, you can see that it was about 4 to 5% of priests were either convicted of abuse or were accused of it, so alleged perpetrators. So this is true for all these countries. So in all probability, there would be a similar number for Italy to be expected. In France, a damning report last year found at least 216,000 children had been abused since 1950 by around 3,000 clergymen. Italy has more than twice as many priests as France, so there's likely to have been hundreds of thousands of cases here.
But despite the UN calling for an independent commission in Italy 3 years ago, there's been no such reckoning. There is a lot of resistance in the system of society in Italy to talk about it, even to talk about it. In Great Britain, in Australia, in the US, in Germany, society came to a point to confront this issue, and then the church had also to confront it. We've heard of another survivor willing to tell his story, and we're heading to meet him. Cezary Babic, originally from Poland, was lured to Italy by his Polish priest, who also moved here, and then abused him sexually and psychologically. Si chiudevano questi portoni della casa canonica, di notte succedevano cose un po' strane, mi faceva dormire con i suoi cani e lui nel letto a fianco si eccitava. Se non assecondavo, non so, le sue richieste, per esempio di essere baciato in bocca, mi toglieva le cose, mi toglieva le chiavi della moto, insomma, mi ricattava. E io le ho chiesto, ma senti, ma perché mi stai facendo questo? Non mi pare una cosa tutta normale, no? Mi sembra un po' eccessiva, gli altri non vedo che fanno questa cosa con il papà, no? Mi fa, no, ma i ragazzi fanno così. Devono avere un ruolo nella società, quello di essere tipo dei condottieri, tipo dei padri, no? Spirituali, aiutare le persone. Che cosa fanno? Ci hanno ammazzato. A me non mi hanno ammazzato, però mi hanno fatto un buco nell'anima, mi hanno succhiato l'anima. As an adult, Cezary went to confront his abuser, secretly filming the meeting and the priest's admission. Taki błędy, co popełnił jeden, to powiem ci szczerze, przepraszam. To ja nie mówię, że byłem święty, że kochałem tak po prostu jak tego powodu. He too was granted a canon law trial. Once again, there was no decision to expel the priest, and once again Italian judges ruled the crime had expired. Since then, the abuser has disappeared. Stai ancora cercando giustizia? Ma io vorrei tanto, ma dove la vado a cercare? Qua no, su Marte forse la trovo, perché qua non c'è, è assente. There's just one association in Italy based in the north which supports victims of clerical abuse. And we've come to meet its founder, an abuse survivor himself. Ciao Francesco, sono Mark. Piacere. Piacere, grazie per... Quindi in Italia non ci sono statistiche ufficiali, ma c'è il tuo sito. C'è il mio sito, molto semplice da usare, tu clicchi sul puntino e ti esce automaticamente la scheda, diciamo, del sacerdote, dove se c'è la foto c'è anche la foto, come in questo caso. Colori sono sostanzialmente quelli dei preti, sono il giallo e il rosso, che sono appunto quelli ancora in via di giudizio. From his tiny apartment, his site, called the Abuse Network, brings together confidential tip-offs and public reports to map Italy's abusers and connect survivors with lawyers willing to help. Allora, di quelli che abbiamo noi sulla nostra mappa, li contavo giusto ieri, sono 163 condannati in via definitiva, sempre negli ultimi 15 anni. Che la Francia ha sempre avuto una media di 22.000, l'Italia ne ha sempre avuto una media di più di 50.000, quasi il triplo. Se in Francia 3.000 erano pedofili, è verosimile pensare che almeno 7.500, 8.000 li siano anche in Italia. Some priests accused of sex abuse spend time in a network of sort of rehabilitation centres run by the church. There are several across Italy for priests in difficulty, as they're called. Many here are drug abusers or have gambling addictions. Not all of them are accused of sex abuse. But the victims of the sex abuse say that this is one way in which priests are kept away from prying eyes and away from the Italian justice system. We've got very rare access to one of them now to ask the founder what goes on in here. So the Pope came here. Siamo stati un'ora e mezza a parlare con lui. Quando sono qui si sentono protetti?
curati. La parola protezione è una parola che può dare adito a cattive interpretazioni. Si sentono accuditi e curati, cioè sentono che qualcuno ha attenzione sulle loro difficoltà. Ci sono alcune persone che dicono che il fatto che alcuni preti abusatori siano in questo tipo di struttura mostra a qual punto il problema dell'abuso sessuale in Italia, del clero, è stato nascosto. Cioè i preti sono lontano dagli occhi, curati in queste strutture. Oggi come oggi lo rifiuto questa cosa, perché qui vengono preti inviati dai vescovi dove è in corso almeno sicuramente un processo canonico. Quindi questa è un'unità terapeutica, non è un'unità complice di fughe, assolutamente, perché se c'è qualche cosa che ha a che fare con la giustizia, il vescovo deve avvisare le autorità competenti che il sacerdote sta venendo da noi. Per qualche vittima, per esempio, il vescovo è anche il problema. Il vescovo ha coperto, ha protetto l'abusatore. Quindi Oggi un vescovo che fa questa cosa è un suicida. But survivors like Mario do see a cover-up. We've discovered that despite his confession, Mario's abuser, Gianni Becchiaris, still works near to where his crimes are alleged to have taken place. Over weeks of tracking Becchiaris online, we found how he celebrates Mass in different towns. He's still listed as a priest on the website of his diocese. That a man with his past can be allowed to preach the word of God just beggars belief. Should a priest who is known to have abused, who has confessed to the abuse, who has even paid damages to the victim, should that priest be defrocked under canon law? I'm not familiar with the case, but if the procedure, the investigation establishes that he has committed the crime, he should be dismissed, of course. And if there is any kind of activity that brings him into contact with minors, that goes obviously against the verdict. Recent pictures of Becchiaris even show he's continued to celebrate Mass with minors present. We decide to find him and seek answers. Siamo dalla BBC. BBC? Sì, abbiamo parlato con il ragazzo che l'accusa di abuso. È giusto che continui a lavorare come prete? La ringrazio della sua sollecitudine. Chi è il ragazzo? Il ragazzo che l'accusa di aver abusato per 16 anni. Ci sono le documentazioni di un processo con i suoi esiti, vi chiedo di... Ce l'ho, ma sta continuando a lavorare con minori, violando il processo canonico. No, io lavoro qui e non ci sono... No, ma ho delle foto, per esempio, con lei e minori, per esempio questa messa, c'è un'altra pure qua. Con un minore, no, qui lo vede? C'è gente, non ci sono minori, ci sono persone. Ma lei sa che la sua vita è stata distrutta da lei? La prego di informarsi bene e io ma lavoro lei ha qui. messo la responsabilità nel processo canonico o i documenti del processo canonico? Allora fate tesoro dei vostri documenti. Ma lei è un pedofilo? Questo è quello che dice lei. Grazie del vostro lavoro. La vittima. Arrivederci. In our pursuit of the truth in a case that symbolizes Italy's cloak of injustice, we went up a level to the priest superior. Gianni Becchiaris praticamente riconosce di aver commesso il delitto. Perché non l'ha sprettato, come ha chiesto direttamente a lei, la vittima? È stata ascoltata la vittima e tutto il materiale è stato mandato alla dottrina della fede.
Il processo che dovevo fare l'ho consegnato e quindi loro hanno deciso in questo modo, capisce? Quindi non dipende da me la decisione, non dipende da me, funziona in questo modo, diciamo. Ha consigliato alla congregazione di farlo, essendo completamente cosciente dei dettagli e della sua ammissione. La colpevolezza dell'imputato può essere, può essere determinata da fatti che possono essere diversi e possono avere, come lei sa, una gradazione diversa, una gradualità diversa e una espressione diversa. Abbiamo intervistato il ragazzo che accusa Don Gianni di averlo stuprato ripetutamente, lasciandolo e l'ego dolorante tutta la notte, perde sangue, piange in silenzio e ci ha detto che lei ha minacciato i suoi genitori di non dire niente perché sarebbe stata la parola loro contro quella del prete. È stato così? Mi dispiace, no, assolutamente non è vero. Noi abbiamo queste foto dell'anno scorso che mostrano, e ce ne sono altre dell'anno 2020, che mostra Don Gianni con un minore qui e un'altra qui. Don Gianni con 2 minori qui. Cioè mica può dire, se un parroco gli chiede di celebrare in una messa, non è che Don Gianni può dire non mi far venire i minori, scusi. No. Eccellenza, anche se lei dice che non era qualcosa contro la legge, non è qualcosa contro la morale, di permettere a Gianni Becchiaris di continuare a essere vicino alle persone che sono credenti. Però terrò conto della sua osservazione e approfondirò, non si preoccupi. We looked into it, and the Vatican told us the ban, which it claims heals and atones, does not stop an abuser celebrating Mass, as long as minors there are never left alone. So it's down to loopholes, technicalities, interpretations of verdicts, that Mario and his son could one day find themselves at Mass given by the priest who abused him. Without a fundamental shift in society, there's little hope that Italy will look deep inside its soul and offer justice to those whose childhood and faith were cruelly robbed. L'impatto è devastante, cioè è devastantissimo, verso tutta la Chiesa. Tutta, dal Papa all'ultimo prete, verso tutta. Ce l'ho a morte con loro. A morte ce l'ho.